Abbiamo fatto 2 video sul vaccino per il Covid, uno quando è stato reso disponibile per gli adolescenti e un altro recentemente quando è stato reso disponibile per i bambini fra i 5 e gli 11 anni compiuti di età. Ma adesso facciamo un video con le nostre risposte, la replica degli interrogativi più frequenti che avete sul vaccino del Covid nei bambini. Buongiorno a tutti! Eccoci qua. Abbiamo diviso le vostre domande, che sono davvero tante, qualcuna l'abbiamo anche tagliata perché è ripetitiva, ci perdonerete, in 6 grossi capitoli. Iniziamo dal primo perché è certamente l'ostacolo maggiore. Il capitolo di non abbiamo abbastanza dati, non sappiamo cosa succede a distanza e dunque io aspetto. Ad esempio uno di voi ci dice: ad oggi non si sa quali possono essere gli effetti a lunga durata, le conseguenze del vaccino. Io trovo che questo sia un punto fondamentale nella scelta se vaccinare o meno i bambini. Sicuramente possiamo dire che la maggior parte dei vaccini finora approvati per l'uso in pediatria ha una incidenza di effetti collaterali concentrata al massimo nei primi 8 mesi. Quindi il periodo di osservazione richiesto per decidere se un vaccino è o no pericoloso a lungo termine è questo. Sono un po' di mesi. Nei primi mesi viene fuori tutto quello che deve venire fuori. Quindi questo periodo chiaramente ce l'abbiamo. Quello che potrà capitare, forse non sappiamo, a distanza, cioè oltre il periodo chiaramente che è iniziato dalla sperimentazione di questo vaccino, non lo potrà sapere nessuno, ma non è questo il motivo che ci impedisce di scegliere, perché altrimenti per avere più dati qualcuno si deve vaccinare, ok? E il periodo di emergenza è questo e quindi la decisione la dobbiamo prendere ora. Non possiamo aspettare quando la pandemia sarà passata. Questo ci permette anche di rispondere ad un'altra domanda. Paragonare il vaccino del Covid ad un vaccino sperimentato come quello della meningite mi sembra un tantino scorretto. Manca sempre il dato più importante, gli effetti collaterali. Allora, sperimentato il vaccino della meningite lo era tanto quanto quello del Covid. Cosa vuol dire sperimentato? Che prima di essere destinato all'uso su vasta scala, le aziende produttrici devono condurre degli studi via via su popolazione abbastanza ampia e dimostrare che funziona e che non ha effetti collaterali di rilievo. Questi 2 dati e questo studio preliminare sono stati fatti su migliaia di casi pediatrici, quindi la sperimentazione cosiddetta avviene prima della diffusione della messa in uso. Dopo è chiaro che c'è la messa in uso, è ovvio che ci sono milioni di dosi somministrate e che quindi le migliaia di dosi della sperimentazione sembrano niente, ma non sono niente, sono il criterio con cui qualsiasi vaccino, qualsiasi farmaco, qualsiasi rimedio terapeutico che venga autorizzato passa da questa trafila, passa dalla trafila di qualche migliaio di casi per documentare che non ha effetti collaterali di rilievo e che viceversa ha un effetto protettivo. Su questa cosa la dobbiamo dire tutta. Parlare di sperimentazione serve in qualche modo a vestirsi di una veste ufficiale, se volete razionale, se volete scientifica, mentre invece è semplicemente una paura personale, del tutto legittima. È legittimo che uno abbia paura, ma non ci venite a raccontare della sperimentazione, non è una sperimentazione, è che lo facciano prima i figli degli altri, così vediamo cosa succede e dopo lo farò fare al mio figlio. Questa è esattamente la posizione. Dopodiché uno è libero di tenerla, ma non parlate di sperimentazione, perché la sperimentazione è un'altra cosa ed è già stata fatta. Certo, la sperimentazione termina nel momento in cui viene messo in commercio e quindi in uso quotidiano il vaccino come qualsiasi altro medicinale. Il secondo tema che è stato molto dibattuto con i vostri commenti e le vostre domande è questo: ai bambini sani non serve fare il vaccino, oppure serve o non serve? Perché comunque i bambini sani di solito passano questa infezione da Covid in maniera o asintomatica o paucisintomatica.
Prendiamo ad esempio questa domanda. La mia bimba non ha patologie, non è in sovrappeso, però avevamo pensato di vaccinarla. Spero di fare bene, è una responsabilità grande questa cosa, però questo virus mi spaventa l'idea che possa capitare qualcosa. Ma anche il vaccino mi spaventa, anche se noi genitori l'abbiamo terminato. Insomma, è chiaro il messaggio? E il messaggio è: lo vorrei fare ma ho paura. Beh, allora, quello che possiamo dire chiaramente è che i rischi da vaccino sono incomparabilmente inferiori ai rischi da malattia. Vi facciamo vedere un grafico dove si vede chiaramente che gli effetti collaterali sono più o meno gli stessi, le famose miocarditi, la famoso long covid, la febbre, la mialgia, cioè dolori muscolari, ma guardate la differenza fra la quantità della malattia normale rispetto alla quantità di effetti collaterali da vaccino. Non c'è storia su chi dei due sia più pericoloso. Dopodiché, e questa la giro a te, una domanda riguarda il: vorrei sapere se quei 9-36 bambini, si riferisce al video in cui dicevamo che comunque nell'età 5-11 anni sono morti 9 bambini, 36 in tutta l'età pediatrica. Beh, vuole sapere se erano sani o avevano diverse patologie. Allora, la maggior parte di questi bambini aveva una patologia cronica, quindi aveva un rischio aumentato. È evidente che un bambino con una patologia cronica rischia di più le complicanze, diciamo così, della patologia stessa. Abbiamo dei dati interessanti che vengono da uno studio osservazionale tedesco sulla popolazione pediatrica condotto nel 2021. È uno studio che riporta a un certo punto la frase: da maggio 2021 nessun bambino sano è morto di Covid. È vero, anche se dobbiamo tener conto del fatto che stiamo considerando prevalentemente la bella stagione, certo. Quindi vedremo, ci auguriamo che continui così. Detto questo, però, lo studio dice: bambini sani verso bambini che avevano una patologia, ricoveri uguali. Quindi finiscono entrambi, si ammalano e finiscono in ospedale. I bambini con una pregressa patologia hanno più ricoveri in terapia intensiva, quindi hanno più bisogno di assistenza medica di alto livello e muoiono di più. I bambini senza pregressa patologia non hanno dei valori zero, però hanno dei valori di terapia intensiva, hanno dei valori di decesso, per quanto siano il 3 su milione, ok? E anche hanno una sindrome che è una specie di sindrome psichiatrico-depressiva post-ricovero. Quindi nel mucchio delle conseguenze da malattia ci mettiamo anche questa. Allora, qualcuno di voi ci dice: meningite virale. Quel conteggio annuale di decessi è riferito ad un numero di casi mediamente poco superiori ai 200. Se il Covid avesse un simile tasso di mortalità, Dio ce ne scampi. Certo. Certo, allora la mortalità non è elevata chiaramente, ma il valore assoluto dei morti non è irrilevante, ok? Chiaro. Quindi difendiamo la ragione per cui abbiamo citato la meningite. È ovvio che se ti contagi dalla meningite è più facile che arrivi a morire. Certo. Del Covid no, ma di meningite si contagiano bambini raramente. Viceversa, di Covid è molto facile contagiarsi. Quindi alla fine, se noi mettiamo un rischio basso per un numero molto ampio, arriviamo allo stesso numero di decessi. E quindi alla fine, se per la meningite viene adottato un vaccino per prevenire quelle 20-40 morti annuali, ha lo stesso senso, lo stesso livello di protezione per il Covid. Altra cosa, ci chiedete se anche nei bambini il vaccino può ridurre la possibilità di contagio, quindi di trasmettere il virus. È stato detto diverse volte che il vaccino riduce al 50% la possibilità di contagio. Certo, non è zero. Non è zero, no. E quindi anche persone vaccinate possono essere positive al Covid e possono anche quindi trasmettere, soprattutto in ambito intrafamiliare, il virus. Cosa è stato visto nei bambini? I bambini sono responsabili del 25% della diffusione intrafamiliare del virus, ok? Quindi se noi vediamo che il vaccino riduce del 50%, vuol dire che un bambino vaccinato è responsabile del 12,5% della diffusione intrafamiliare e quindi abbiamo sicuramente un valore aggiunto anche in questo senso. È un valore aggiunto sul quale non si fonda il consiglio alla vaccinazione, perché
il sistema chiaramente non è perfetto, comunque avere una metà delle opportunità di contagio possibili rimane sempre un rischio molto ampio. Tuttavia la domanda era: il vaccino ha un beneficio sulla diffusione del contagio? Bene sì, certo. Questa cosa è stata verificata con le prime varianti fino alla Delta. Sulla Omicron chiaramente non abbiamo dati perché l'epidemia è in corso e quindi vedremo cosa succede, però almeno sulle prime varianti si può dire questo. Adesso iniziamo un capitolo ancora, quindi abbiamo detto capitolo voglio aspettare perché non ho dati e non abbiamo, è troppo presto. Capitolo ai bambini sani non serve il vaccino. Adesso capitolo il bambino ha già fatto il Covid. Ok, quindi siamo nella valutazione costi-benefici di: avendo già fatto un Covid, conviene o non conviene fare il vaccino? Se sì, ci sono esami da fare. Insomma, vi diamo degli esempi. Allora, alcuni pediatri, medici e scienziati affermano che se hai fatto la malattia di default, fai gli anticorpi e che questi sono molto più duraturi e efficaci dello stesso vaccino e che sarebbero in grado di agire anche contro le varianti. Vi risulta? E poi ancora, dato che il bambino ha fatto la malattia e ha gli anticorpi, quindi il bambino che ha già fatto il Covid ha la malattia e gli anticorpi, ha senso fargli il vaccino e quindi esporlo a degli effetti avversi mentre ha già un'immunità molto efficiente? Allora, qui dobbiamo dire due cose, le domande sono due, diciamo due cose. La prima è che, bella scoperta, è chiaro che la malattia dà un'immunità migliore rispetto ai vaccini, questo vale per tutti i vaccini. Certo. Anche il tetano dà un'immunità migliore, però non campi. Anche la varicella dà un'immunità migliore, però l'hai fatta nel frattempo e hai fatto le eventuali complicazioni. Quindi l'obiezione di è meglio fare la malattia o meglio fare il vaccino, insomma, direi che si risponde da sé. Certamente noi facciamo i vaccini perché non vogliamo fare le malattie, se no di cosa stiamo parlando? Faremo una puntata su che cosa sono i vaccini e lì vi dirò una similitudine fra il vaccino e la fotosegnaletica, ma insomma ci torniamo. L'altra risposta è che è vero che hai fatto la malattia e quindi c'hai un'immunità naturale, ma l'immunità naturale decade. Guardate il modello dell'influenza. Il modello dell'influenza è che hai fatto l'influenza per un po' di anni, forse stai tranquillo perché l'influenza ce l'abbiamo da 100 anni, quindi è 100 anni che le nostre generazioni fanno richiami naturali, ok? Comunque, nonostante questo, il vaccino dell'influenza cambia, l'immunità decade e quindi a un certo punto devi rifare una vaccinazione di richiamo. Guardate il vaccino contro lo pneumococco, viene fatto agli anziani, anche se magari da giovani sono stati a contatto con lo pneumococco, perché a una certa età la loro memoria immunologica decade. Quindi il fatto di avere fatto la malattia naturale non è una garanzia sicura di non ammalarsi, tant'è che abbiamo visto persone che hanno fatto il Covid e poi l'hanno rifatto. Altra domanda che ci viene posta è: per i bambini che hanno avuto il Covid con una complicanza tipo il long Covid, cosa serve fare un vaccino? Allora, il vaccino serve per evitare che il bambino riprenda il Covid e possa fare eventualmente altre complicanze da Covid, perché abbiamo appena visto che la copertura non è perenne e quindi può succedere che questa copertura vada pian piano a cadere. Altra domanda. È necessario prima del vaccino fare un test sierologico per vedere se ha fatto o no il Covid in maniera asintomatica? Cioè, in altre parole, non vorrei che avendo già fatto il Covid gli faccio il vaccino e invece magari non serve. Qui possiamo dire due cose. La prima cosa è che non c'è nessuna conoscenza su quale livello di anticorpi dice che sei protetto contro il Covid. Cioè, l'esame sierologico dosa gli anticorpi nel sangue contro il Covid. Se li trovi, puoi dire ok, ho fatto il Covid, ma non puoi dire che sei protetto contro il Covid, ok? Perché non lo sappiamo qual è il livello che ti protegge. Quindi sapere che hai fatto il Covid, ma non sapere se sei protetto non ti aiuta a decidere per il vaccino. Ti aiuterebbe sapere quando hai fatto il Covid. Certo, questa è una bella domanda, ci arriviamo dopo, ma purtroppo dagli esami sierologici questa risposta non si può avere. Quindi l'esame sierologico, se va bene, ti dice che l'hai fatto, non ti dice quando l'hai fatto e non ti dice se sei protetto. Quindi non serve ai fini di decidere la vaccinazione.
Un altro di voi ci dice: buongiorno, certo la penso esattamente come voi sulla socializzazione. Per quanto riguarda il vaccino io ho qualche dubbio, perché io ho una malattia genetica rara che mi crea problemi con i metalli pesanti e avendo 2 citocromi non funzionanti non metabolizzo tantissimi farmaci, ho la trombofilia, ho un forellino al cuore che mi ha causato un ictus e io non posso fare il vaccino, quindi vorrei fare prima a mia figlia le giuste analisi genetiche e mediche, voi che dite? Grazie. Allora, non possiamo certamente dire in un video quali possono essere le controindicazioni per uno specifico problema di un paziente. Oltretutto sembra essere un problema estremamente Esatto. complesso che coinvolge l'autoimmunità, insomma non è gestibile a distanza. Però quello che possiamo dirvi è che non esistono delle indagini genetiche specifiche, ma nemmeno degli altri esami, ecografie, qualsiasi esame voi pensiate, che servono per dire se un bambino ha una controindicazione specifica per il vaccino. Quindi a priori diciamo che non ci sono controindicazioni. Se c'è un caso specifico, una malattia specifica, è chiaro che ne dovete parlare con il vostro medico, con il vostro pediatra, che vi consiglierà cosa fare a riguardo. Entriamo nello specifico, vedete che in qualche modo le obiezioni si stanno un po' ammorbidendo, poi torniamo su considerazioni generali. Siamo partiti da non lo voglio fare, non ho abbastanza dati, poi siamo passati da ma serve davvero un bambino sano, poi lo farei però il bambino ha già fatto il Covid quindi devo magari fare degli esami, adesso siamo al capitolo del quante e quali dosi fare. Quindi abbiamo delle regole che vi trasmetteremo e anche dei criteri per interpretare. La domanda è: per i bambini che hanno già avuto il Covid in modo asintomatico, il vaccino viene consigliato come per gli adulti che hanno avuto il Covid? Altra: buongiorno, consigliate il vaccino per bambini che hanno fatto il Covid in modo asintomatico con sintomi molto lievi? Altra ancora: buongiorno, mia figlia di 7 anni ha avuto il Covid, notate come questo dialogo è diventato molto più cortese e ci ha fatto davvero piacere vedere che le vostre domande non sono animate da polemica, da un sincero bisogno di sapere le cose. È il motivo per cui siamo qui. E vedete anche che queste domande e risposte non sono un fatto episodico. Noi ci aspettiamo che voi mettiate nei vostri commenti le vostre considerazioni, che ci facciate sapere cosa volete sapere d'altro, che ci facciate sapere se siete in accordo o in disaccordo, ma con questi toni. Questi sono i toni di persone che condividono un'esperienza molto bella e cercano di trarre vantaggio per tutti. Grazie per questo tono e grazie per tutti i commenti che vorrete aggiungere. Beh, allora, mia figlia di 7 anni ha avuto il Covid a marzo con febbre a 40, sono molto indeciso, quindi gli altri asintomatici, questa febbrile è importante, sono indecisa se farlo o no e quante dosi, grazie. Mio figlio di 7 anni ha avuto il Covid ad aprile, sono consigliate le 2 dosi oppure una. Ok, qui dobbiamo fare un ragionamento, e cioè il Covid asintomatico per definizione non sappiamo quando è stato. È pacifico, certo. A meno che non abbiamo un tampone positivo che ci dica in quel momento lì il tampone era positivo e il bambino non aveva sintomi ma aveva il tampone positivo, ma se la diagnosi di Covid è stata fatta sul sierologico non sappiamo quando l'ha fatta. Se invece sappiamo quando l'ha fatta, allora le regole sono molto semplici. Se l'infezione è più recente di 6 mesi, il vaccino non si fa, ok? Il vaccino si fa almeno a distanza di 6 mesi dall'infezione. Se l'infezione è fra 6 e 12 mesi, quindi è relativamente recente, basta una dose di vaccino. Se l'infezione è più antica di 12 mesi, quindi è stata fatta più di un anno prima, si fanno le 2 dosi di vaccino. Questa cosa è molto importante perché fa chiarezza sul fatto che più è in là nel tempo l'infezione, più c'è bisogno di rinfrescare la memoria. Un'altra di voi ci dice: buongiorno, volevo chiedere una cosa. Ho una bambina che ha appena compiuto 12 anni. Come mai lei dovrebbe fare una dose come un adulto e fino agli 11 anni invece metà dose? Beh, come mai non l'abbiamo deciso noi? Le autorità sanitarie che hanno appunto autorizzato questi vaccini hanno dovuto decidere, dare una data, un cut-off sotto il quale era 1/3 della dose, sopra il quale era la dose dell'adulto.
Non dipende dal peso la dose. In questi giorni qualcuno di voi mi chiede: ma se mia figlia è mingherlina, appena compiuto 12 anni, non possiamo fare la dose ridotta, diciamo, no? Quella per bambini. Non dipende da noi decidere che dose fare, non dipende dal medico vaccinatore del lab vaccinale e non dipende dal peso, ma dall'età. Purtroppo è così, ma questo sempre. 11 anni e 10 mesi fanno la dose da bimbi, 12 anni e 5 giorni fanno la dose da adulto. Certo, se ci pensate, la maggior parte dei farmaci autorizzati in pediatria, per dire, non si può fare sotto i 2 anni, non si può fare sotto i 6 anni, non si può fare sotto i 12 anni. Questo perché? Non perché a quell'età lì è giusto quel giorno del compleanno scatti qualche meccanismo particolare, ma perché venga autorizzato un farmaco o un vaccino, bisogna che l'azienda produttrice produca della documentazione, la famosa sperimentazione, certo, e dica: io l'ho sperimentato a quest'età e ho visto che funziona e che non ha effetti collaterali. Facciamo un esempio paradossale: se l'azienda che ha fatto l'esperimento avesse preso solo soggetti di sesso maschile, noi adesso avremmo la regola che il vaccino lo possono fare solo i maschi, si capisce o no? Io lo dico sempre, no, su maschi e femmine, comunque sì. Questo significa sostanzialmente che chi ha tirato la soglia dei 12 anni, l'azienda produttrice ha detto: ok, adesso io faccio la sperimentazione fra i 5 e gli 11. In che condizioni faccio la sperimentazione? Provo a fare 1/3 della dose e vedo come va. Certo. Hanno visto che funzionava, 1/3 della dose è la dose giusta. Il vaccino dell'influenza, fino a qualche anno fa, si faceva la dose ridotta sotto i 3 anni. Perché? Perché le aziende produttrici che hanno fatto gli studi sotto i 3 anni hanno usato mezza dose. Adesso da qualche anno c'è stato qualcuno che ha provato a usare la dose intera, ha funzionato bene, basta, adesso quella regola lì non c'è più. Certo. Quindi questa cosa non è scritta nella pietra. È possibile che questa faccenda della dose venga rivista. Al momento però su questa dose sono stati fatti gli studi ed è stata concessa l'autorizzazione. Esatto, e quindi questo è, ok. Mia figlia domani 16 dicembre ha la prima dose di vaccino, compirà 12 anni il 29 di gennaio. Il richiamo deve sempre, quindi è a cavallo, cioè la prima dose la dovrebbe fare ridotta, diciamo così, la seconda dose in teoria dovrebbe farla da adulto, e quindi ci chiede: il richiamo deve farlo sempre a dose ridotta o se capiterà dal 29 gennaio in poi dovrà farlo a dose intera? Questa cosa che rimane a scavallo del compleanno e quindi può dare problemi nella copertura degli effetti gravi della malattia. Ok, allora qua chiaramente secondo noi non ci sono ancora delle indicazioni scritte su questo. Secondo noi sarà il medico vaccinatore che deciderà come fare, e personalmente quello che faremmo è dare anche la seconda dose ridotta come la prima. Ok. In queste situazioni di confine, noi, se fossi al centro vaccinale, certo, a dover decidere, stessimo a decidere, io userei la dose pediatrica per quelli che hanno 12 anni, sì, un giorno, si capisce. Prendiamo in considerazione il quinto argomento più dibattuto che ci chiedete di più, cioè quello delle controindicazioni oppure delle precauzioni speciali. Prendiamo in considerazione alcune situazioni abbastanza frequenti nei bambini. Una di queste, ad esempio, è i bambini che hanno sofferto di convulsioni febbrili gravi, quindi magari convulsioni febbrili complesse, che magari sono stati ricoverati in ospedale. Allora, ci sono controindicazioni a fare il vaccino per il Covid? Direi di no. Le convulsioni febbrili, anche quelle complesse, non rappresentano una controindicazione per fare il vaccino del Covid. Se vogliamo, il Covid può dare la febbre, quindi può far venire le convulsioni, certo, esso stesso, quindi tutto sommato il concetto delle convulsioni febbrili è che devi stare attento che non salga la febbre e comunque essere pronto a fronteggiare la convulsione da qualsiasi parte arrivi. Secondo caso, allora questa persona è bella lunga, questa la dovremmo fare breve. Questa persona praticamente dice che ha 3 figli, di cui quella di 12 anni è già stata vaccinata, quello che compie 11 anni lo farà a breve, ma il terzo compirà 5 anni a gennaio. Il suo dubbio è quello che il vaccino possa interferire con quello che è il cosiddetto sviluppo, cioè la pubertà
ok? E quindi non è meglio aspettare un pochino, nel mio bambino terzo che ha 5 anni, non è meglio aspettare un pochino e farlo un pochino più avanti? Poi comunque si risponde anche un po' da sola, perché dice: so che sono paure irrazionali, ma con tutto quello che si sente ormai è difficile prendere delle decisioni. Certo. Questo è un po' quello che ci dicono in tanti, no? E quindi ci in fa fondo è la piacere. ragione per cui stiamo facendo questi video, esatto. aiutare a prendere delle decisioni, ma ci arriviamo, c'è un punto interessante su questa cosa. Allora, quindi il problema: se faccio il vaccino può avere un impatto sull'età dello sviluppo, esatto, sulla pubertà, sulla fertilità, sul sistema endocrino. Ok. Diciamo che non ci sono assolutamente rischi di interferenza endocrina per il vaccino del Covid, ma del resto non è l'unico vaccino che facciamo in un'età, tra virgolette, un pochino a rischio come quella dello sviluppo della pubertà. Ad esempio il vaccino contro il papillomavirus viene proprio fatto in questa età. Alcuni richiami di antimeningite oppure il tetravalente contro la meningite viene fatto a quest'età, quindi direi no, non ci sono evidenze che mostrino rischi per diciamo di interferenza con la normale pubertà. Quest'altra domanda, sempre in termini di controindicazioni o precauzioni, in caso di bambini soggetti allergici ci sono precauzioni da seguire? Allora, qui chiaramente va specificato che l'allergia è una gamma molto ampia di disturbi, che può andare da un po' di prurito al naso, un po' di arrossamento della pelle da contatto, fino allo shock anafilattico. È evidente che sono questi ultimi quelli che devono assolutamente segnalare prima di tutto al proprio medico, che lo sa, ma concordare col proprio medico e eventualmente fare una valutazione allergologica se del caso, ma certamente riferire al centro vaccinale di essere degli allergici gravi. Quindi gli allergici di patologie allergiche banali nessun problema, gli allergici gravi, quelli che hanno fatto una reazione anafilattica, lo devono dire, ma non al vaccino del Covid, lo devono dire sempre, lo devono dire anche se vanno in ospedale a fare delle terapie, certo, se prendono dei farmaci nuovi. Bisogna sapere che sono persone che reagiscono in maniera eccessiva, perché quantomeno bisogna attrezzare un contesto di intervento d'emergenza se succede qualcosa. Quindi non è una controindicazione in sé, ma è sicuramente un motivo per allestire un allarmino sì, durante la somministrazione. Poi ti girerei questa, guarda, io vorrei far vaccinare i miei figli di 6, 8 e 11 anni, complimenti per il trio, però hanno appena fatto il vaccino spray anti-influenzale. Quanto tempo è necessario far passare? Allora, su scheda tecnica il Ministero della Salute dice che occorre far passare 14 giorni tra il vaccino Covid e un vaccino vivo attenuato. In questo periodo tipicamente quello dell'influenza. In realtà quello che io dico sempre ai miei pazienti, credo che tu condivida, è che è meglio far passare un mese, ok? Sappiamo che questo è il periodo più brutto sia per l'influenza ma anche per diciamo il contagio da Covid, però diciamo che si è più tranquilli facendo passare. Però la regola è così, la vogliamo dire tutta. Adesso certo, siamo un po' in imbarazzo perché chiaramente sì, una posizione ministeriale, però bisogna anche capire il contesto in cui vengono diramate certe regole. Allora, cosa vuol dire già dopo 15 giorni? Vuol dire se hai appena fatto il vaccino e c'hai fretta di fare anche quello del Covid, ma sì dai, fallo pure dopo 15 giorni. Vogliamo dire che questo però non è il meglio. Perché? Perché dopo un vaccino vivo attenuato, quali sono? Sono lo spray nasale dell'influenza, quello del morbillo, quello della varicella, quello della rosolia. Ecco, questi vaccini impegnano l'organismo come fosse una mini malattia infettiva e quindi il sistema immune, per così dire, per 4 settimane c'ha altro da fare. Ok? Allora, se posso scegliere, non vado a fare un vaccino giusto in quelle 4 settimane lì. Aspetto le 4 settimane e poi liberi tutti. Diverso è se il vaccino per l'influenza è quello in puntura. Sì. Allora non c'entra nulla, quello lì non è un vaccino vivo attenuato. Hai fatto la punturina del non facciamo nomi? Benissimo, la punturina del vaccino dell'influenza è un estratto, quindi non c'è nessun virus vivo dentro. Benissimo, dopo 15 giorni si può fare il vaccino del Covid.
l'ultimo capitolo che ci siamo riservato perché raccoglie delle domande che hanno una valenza più generale, che hanno a che fare col vaccino del Covid, ma non solo. Insomma, facciamo prima leggervele, che così è più semplice. Allora, il vaccino si fa per difesa personale o per difesa degli anziani? E poi un commento. Non c'è storia. Dal nostro punto di vista, l'abbiamo detto chiaramente, lo ribadiamo adesso, l'unica ragione per vaccinare un bambino è proteggere lui. Ok? Certo. Non ci piace neanche lontanamente l'idea che il bambino diventi uno strumento, anche se di un bene sociale. Perché? Perché questa epidemia del Covid è passata sopra i bambini in tante cose, le chiusure delle scuole, le chiusure dei parchi gioco, tutto quello che è stato provvedimento ha sicuramente prima di tutto messo da parte i bisogni e i desideri dei bambini. Dice, ma anche gli altri erano chiusi? Non è vero, i nonni, se volevano, potevano con la busta del supermercato andare avanti e indietro tutto il giorno, e molti l'hanno fatto, per carità. Qualche irresponsabile, ma l'hanno fatto. I bambini no, i bambini erano chiusi in casa non perché loro corressero dei pericoli, ma per evitare di diffondere. Ecco, hanno già pagato un prezzo elevatissimo. Non vorremmo neanche lontanamente passasse il principio che suggeriamo il vaccino ai bambini per tutelare qualcun altro. Certo. Noi suggeriamo il vaccino ai bambini per tutelare i bambini, i loro rischi, le loro complicazioni, i loro effetti collaterali, la loro prospettiva di salute, e riteniamo anche che una società responsabile debba orientarsi verso il bene dei bambini, e se c'è da chiudere stiano chiusi gli altri e i bambini possano andare al parco giochi, ma questo è un altro discorso. Allora, un altro dice: credo sia giusto, se la scienza lo permette, di dare la possibilità a chi lo desidera, io mi sono vaccinata e tutta la mia famiglia, a chi vuole di vaccinarsi o far vaccinare i propri figli. Siamo del tutto d'accordo. Chiaramente, come uno che non vuole vaccinarsi ha il diritto di farlo, anche chi vuole vaccinarsi deve avere il diritto di poterlo fare, e quindi lo Stato deve mettere a disposizione di tutti il massimo che si può fare in quel momento per quel determinato problema, quindi in questo caso anche il vaccino contro questo virus che sta dando una pandemia mondiale. Quindi assolutamente d'accordo, tutti devono avere il diritto di usufruire delle cure e delle possibilità di riduzione degli effetti collaterali dell'infezione il prima possibile. Un'altra persona ci dice: ritorniamo all'inizio, non si sanno gli effetti a lungo termine, penso che la discussione si possa concludere qui. In realtà non possiamo concludere qui la discussione, perché? Perché il problema c'è ora, ok? E quindi noi non possiamo aspettare che altri facciano da, tra virgolette, cavie per poi decidere, perché il problema ce l'abbiamo adesso, noi dobbiamo decidere adesso, e noi come personale sanitario dobbiamo adesso poter dare dei consigli alle famiglie e dare sostegno alle famiglie, per cui non può esistere una frase la discussione può finire qui, non finisce per niente, proprio adesso è il momento di discuterne, perché abbiamo i dati che abbiamo, ma abbiamo anche il problema, e quindi il problema dobbiamo cercare di risolverlo ora. Ma quante volte un chirurgo vorrebbe essere nella condizione di rimandare un intervento perché il quadro non è chiaro, vuole più informazioni, oppure vorremmo poter dire al malato di cancro: guarda, aspetta a ammalarti perché fra 2 anni le terapie saranno andate avanti. Insomma, in medicina tocca decidere ad ogni momento, ma anche nella vita tocca decidere ad ogni momento con quello che hai in mano. Adesso abbiamo in mano questo, sulla base di quello che abbiamo in mano queste sono le decisioni da prendere. Da ultima una domanda che mi fa sempre un po' sorridere, perché la si ritrova a vario livello, e quindi in questo caso dice: non farei mai vaccinare un bambino della mia famiglia, la natura provvede a tutto, avete detto benissimo, i bambini hanno un ottimo sistema immunitario, farò le battaglie per tenere fuori i miei nipoti da queste sperimentazioni e lontano dagli intrugli. Ora, a parte il fatto che considerare intrugli dei prodotti della ricerca medica è veramente una dichiarazione di intenti molto esplicita, e quindi
potremmo fare come quell'altro, non abbiamo niente da dirci. Ma no, abbiamo da dirci una cosa fondamentale. Allora, la natura, per risolvere queste situazioni, da quando esiste, ha adottato un principio bellissimo: sopravvive il più forte. Alla natura cosa gliene importa se muore mio figlio, se muore tuo figlio, se muore il figlio di quell'altro? Basta che qualcuno vada avanti a prolungare la vita della specie. La natura non si preoccupa di chi sta male, si preoccupa di chi sopravvive. Chi sta male, pazienza, verrà mangiato dal lupo. La natura ha come obiettivo la sopravvivenza della specie, non del singolo. Allora, noi che cosa facciamo? Quando il singolo sta male, perché poi noi non abbiamo davanti la specie umana, abbiamo davanti un malato. Beh, quel singolo che sta male ha bisogno di un aiuto e quell'aiuto si chiama medicina. E la volete sapere tutta? La medicina è contro natura. Alla prossima! Arrivederci!